Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto, dopo la mappa del Piri-Reis, oggi abbiamo un'altra mappa. Ed eccola qua. Oggi vi porto alla ricerca del tesoro del Money Pit, che non è qua, ma è qua, dove c'è la X. Infatti, come si dice nelle leggende, scavate sempre dove c'è la X. Prima di cominciare però a parlare della mappa, facciamo un percorso storico. La mappa di cosa parla? Parla di un'isola che si trova nella Nuova Scozia, l'isola di Hoak. Difatti si chiama il tesoro di Hoak Island, quello che noi andiamo a cercare. Ma andiamo a cercarlo noi da soli o c'è molta gente che lo sta cercando da molti anni? Ed è questa la vera risposta. Sono tantissimi anni, dal 1856, che la gente cerca il tesoro a Hoak Island. Sono talmente tante le cose da scoprire e da dire su Hoak Island che è difficile partire da un inizio. Ma come dicevamo prima, partiamo dall'inizio della storia, da quando si è iniziato a parlare di Hoak Island. La prima notizia che comparì sui giornali o su qualche giornale locale fu nel 1856, quando si parlò del primo abitante poi di Hoak Island. Hoak Island era stata conquistata dagli inglesi alla fine del Settecento e quindi era stata suddivisa in numerosi lotti da poter poi dare a eventuali residenti che avrebbero acquistato una parte di lotto per poi costruirci la propria fattoria. Così fece McGuinness, il primo abitante dell'isola, mentre sondava il terreno di cui era diventato proprietario per poter vedere la zona migliore dove costruire la propria fattoria, notò sotto o nelle perspicenze di una quercia un avvallamento, come se ci fosse stata una grande buca rinterrata. Quindi c'era questa depressione nel terreno. Quindi cosa fece? Chiamò un paio di conoscenti, perché lui aveva già sentito questa leggenda del capitano Kidd, che era morto nel 1701, aveva accumulato, secondo le storie dell'epoca, un tesoro enorme che era valutato circa 2 milioni di sterline. E a quanto pare, da una delle mappe che possiamo vedere, l'isola raffigurata sulla mappa del capitano Kidd assomiglia od è quasi identica, o forse è identica, alla mappa di Hoak Island. Quindi si presumeva che avesse nascosto questo tesoro proprio a Hoak Island. Un certo Gordon Chase tentò di trovare il tesoro, ma venne ferito poi in una lotta tra cercatori di tesori nel 1801 e si era proprio, diciamo, nella ricerca e con la mappa, era proprio arrivato a definire come l'isola del tesoro del capitano Kidd proprio Hoak Island. Allora McGuinness, che aveva comunque sentito queste storie come tutte le persone che vivevano in Nuova Scozia all'epoca, ebbe un'intuizione, disse: vuoi vedere che questa depressione così che sembra appunto scavata, è perché uno in mezzo a niente deve aver scavato una buca con una bella circonferenza grande? Vuoi vedere che magari sia proprio qua che sia stato sepolto il tesoro molti anni fa? Quindi chiamò due uomini, Smith e Vogue, i quali lo aiutarono a scavare nella depressione. Dopo un metro circa di scavo, cominciarono a trovare una losa, cioè un pavimento artificiale fatto di pietre piatte. Quindi lo spostarono e continuarono a scavare. Trovarono un altro pavimento fatto di assi di legno e questo ovviamente gli diede carica e scavarono ancora un po'.
Arrivati a 9 metri di scavo, a 9 metri di profondità, improvvisamente ebbero paura e non scavarono più. Così dicono i primi resoconti. Ma di cosa si erano spaventati? Perché McGuinness, che aveva avuto questa intuizione ed era proprietario del terreno, non volle scavare ulteriormente? Quando nel 1856 la notizia di questo primo scavo si diffuse per tutta la Nuova Scozia, alcune persone iniziarono a interessarsi, a interrogarsi se fosse il caso di andare anche loro là a cercare questo tesoro. Il primo a interessarsi fu l'investigatore Jack Nickel, che ebbe modo di vedere un po' i resoconti e le interviste fatte allora a McGuinness e quindi andò a intervistare anche i discendenti dei primi proprietari dell'isola e anche i discendenti di McGuinness per cercare di avere una situazione. 8 anni dopo il primo scavo di McGuinness, che non continuò e non si capisce perché, ancora non si hanno notizie delle motivazioni, un gruppo noto come la Compagnia di Hounslow salpò dal centro della Nuova Scozia per recarsi all'isola di Oak Island con l'intento di recuperare il tesoro ivi nascosto. Gli uomini del gruppo iniziarono a scavare e partendo dai 9 metri a cui era arrivato lo scavo di McGuinness, arrivarono fino a 27 metri e mezzo. Durante lo scavo trovarono legname, carbone, mastice, fibra di cocco, tutte cose che non avrebbero potuto trovarsi lì se non messe appositamente, perché sotto 27 metri le fibre lavorate da mano umana non sarebbero arrivate se non sepolte appositamente. Quindi questo ovviamente gli dà carica e scavano e arrivano appunto a 27 metri e mezzo, però senza trovare niente di particolarmente importante, se non a un certo punto nell'allargare il pozzo, che tanto era diventato di 10 metri di diametro, trovarono un masso, una pietra. La pietra recava dei simboli strani. Nel frattempo il pozzo iniziò ad allagarsi. Dopo aver recuperato la pietra, la compagnia il giorno dopo si recò agli scavi e il pozzo era allagato per circa 10 metri di altezza, per cui interrompero gli scavi e non furono più in grado di riprendere. Molti misteri attraversano questa pietra. Intanto dal fatto della traduzione che è stata cercata di fare, poi è arrivata una traduzione dove pare dicesse che sotto tot metri ci sarebbero stati dei dobloni d'oro, mentre altri ritengono che sono simboli massonici. Però anche questa traduzione, che non ha mai convinto molto gli storici, viene descritta nel 1949 in un libro pubblicato da Edward Rowe Snow che parla di True Tales of Buried, il quale dice che questa traduzione fu ricevuta da un certo reverendo Campton del Cambridge, Massachusetts, ma non viene detto come abbia fatto Campton a ottenerli, il quale diceva di aver ottenuto la traduzione da un vecchio professore di storia che lui conosceva. Fatto sta che la pietra è ora conservata nel museo. La pietra non originale, quindi una copia esatta, è pubblicamente esposta a Oak Island e tutti possono andare a guardarla e a cercare di decifrare i simboli che vi sono apposti sopra. Ma allora gli scavi, il tesoro, è tutto finito qua? Assolutamente no. Nel 1849 una nuova compagnia istituita da degli investitori, la compagnia di Truro, comincia di nuovo gli scavi, quindi parte non dai 27 metri perché ovviamente la grotta allagata, il pozzo allagato in parte era anche franato, quindi riprende gli scavi e si riporta a 26 metri di profondità.
però il pozzo si allagò nuovamente. Pertanto cercarono di non scavare più con le persone a mano, ma utilizzare una trivella per vedere se c'era un fondo, insomma, a questo pozzo. La trivella trovò un'altra piattaforma di pecci e quindi la scavò, quindi materiale composto ovviamente da mani umane, e lo scavò. Dopo questa piattaforma si riuscì a estrarre l'acqua, si trovarono delle tavole di quercia e alcuni oggetti descritti come dei pezzi di metallo. Una nuova piattaforma di pecci è stata trovata e poi uno strato di argilla di circa 2 metri, quindi la trivella a quel punto si ferma. I pecci sono delle conifere sempreverdi, quindi dei pezzi di abete erano messi sia dei pezzi di legno d'abete che anche delle fronde a fare mo' di pavimento. Quindi diciamo così che il pozzo di Hawk Island è fatto a strati e ogni tot metri c'è una piattaforma ed è una piattaforma fatta in modo diverso. Allora negli anni è venuta fuori l'idea che fosse fatta appunto in questa maniera per evitare gli allagamenti oppure per controllare la salita e la discesa dell'acqua, però ancora anche lì non è stato capito molto. Forse la differenza tra tavole di quercia, pecci, tavole di quercia, argilla, era appunto stata fatta per tenere sotto pressione la galleria, per tenere la pressione dell'aria, e l'entrata forse era da un'altra parte. Anche questo è una teoria, non si è ancora scoperto la verità. Nel 1896 un altro gruppo sconosciuto, a cui è stato dato il nome di Maynard Kaiser, un altro gruppo sconosciuto giunse sull'isola con una pompa a vapore e decisi di estrarre tutta l'acqua dal pozzo. La pompa a vapore però non riuscì a estrarre tutta l'acqua dal pozzo allagato, ma riuscì a diminuire il livello e fu trovato sulla parete del pozzo un pezzo di pergamena scritta con inchiostro indiano, nella quale c'era una W o una V, non si capisce, cioè W normale o WV. E il 26 marzo del 1897 uno dei lavoratori, appunto Maynard Kaiser, ecco perché viene definita la compagnia di Maynard Kaiser, ma in realtà non se ne sa il nome, l'origine, da chi era anche finanziata, morì durante gli scavi. Quindi nel 1898 gli scavatori versarono della vernice rossa nel tunnel allagato che rivelò la presenza di 3 buchi d'uscita dall'isola. Cioè, buttando giù della vernice, scoprirono che l'acqua del pozzo entrava ed usciva da dei tunnel, da dei canali che sbucavano in mare aperto. Continuo col dire: diffidatevi di chi vi dice che durante gli scavi non sia mai stato trovato niente, perché altrimenti molta gente, molti gruppi di persone non si sarebbero avventurati. In effetti sono stati trovati, come poi vedremo anche più avanti, alcuni dobloni spagnoli, sono state trovate alcuni manufatti e è stata trovata anche una paratia stagna. Quindi arriviamo appunto al gruppo Old Gold Salvage del 1909. Il capitano Harry Bondwin giunse all'isola di Hawk Island appunto nell'agosto del 1909 in rappresentanza dell'Old Gold Salvage Group. E pensate, uno dei membri di questo gruppo chi era? Il famosissimo Franklin Delano Roosevelt, diventato poi presidente degli Stati Uniti d'America. Il Money Pit, quindi il pozzo dell'oro, viene pulito, viene estratta l'acqua, viene sistemato e si scavò fino a 34 metri. Non si riuscì a scoprire nulla di interessante, se non che
furono scoperti i resti di un cofferdam nel 1900, i resti di un cofferdam del 1850. Il cofferdam è quella che oggi viene definita una paratia stagna. E quindi un gavone, la possibilità, una porta per tenere un gavone stagno, anche possiamo definirla, visto che l'epoca più che di vere e proprie paratie stagne possiamo parlare di un gavone. Quindi se c'era questo vuol dire che si sapeva che il pozzo si allagava e questa paratia serviva per tenere all'asciutto qualcosa o qualcuno. Fu poi trovata un'altra pietra molto dura, probabilmente basaltica, che era simile a quella che era stata trovata inizialmente, che aveva sopra le diciture, queste scritture mai poi tradotte o comunque tradotte in maniera non convincente per gli scienziati. Però andiamo avanti. Arrivarono gli eroi di William Chappell e Gilbert Hidden. Nel 1928 un giornale di New York pubblicò una storia sull'isola di Oahu. William Chappell si interessò al sito e quindi andò a scavare una buca nel 1931 di 3 metri per 4 metri per 49 metri di profondità a sud-ovest del sito. Quindi si spostò, disse vabbè, seguiamo i canali che portano l'acqua eccetera, scaviamo una buca parallela per poi, una volta scavata il pozzo parallelo, scaviamo in questo senso e quindi vediamo se si vuota il pozzo, se si riempie l'altro, cosa succede. Quindi scavò fino a 38 metri e a 38 metri furono trovati alcuni artefatti, per cui anche qua ma com'è possibile che troviamo delle cose a 38 metri di profondità? Cioè abbiamo scavato un altro pozzo e troviamo delle cose. Fu trovata un'ascia, un'ancora, un picchetto. Il picchetto venne identificato come un picchetto da minatore conico. Gilbert Hidden, operatore di una fabbrica di acciaio, lesse l'articolo invece nel 28 e rimase affascinato dai problemi di ingegneria riscontrati per il pozzo, per l'allagamento, per mantenere ovviamente le pareti del pozzo stabili che non crollassero sui minatori che scavavano. Gilbert Hidden fece più viaggi, circa 6 viaggi tra l'Inghilterra e l'isola di Oahu. Poi andò a consultare l'autore Harold Wilkins, che aveva un compendio, un libro sul tesoro del capitano Kidd e suggeriva appunto, in vista delle mappe che raffiguravano un'isola simile a quella di Oak Island, anche lui suggeriva che il tesoro fosse proprio a Oak Island. Quindi, terminati gli scavi di Chappell, Hidden iniziò a scavare nell'estate del 1935. Dopo aver acquistato un terreno, anche lui, sulla punta sud-est dell'isola, perché in base alle informazioni che aveva raccolto, da lì si poteva raggiungere il tesoro. Non so spiegarvi in che maniera o per come, perché sembra, se io vado là in fondo, come faccio a trovare il tesoro là sotto? Non lo so. Andremo poi a vedere nella mappa. Quindi nel 1939 informò re Giorgio VI d'Inghilterra degli sviluppi che lui raggiunse nell'isola. Tra il 1935 e il 1936 però gli scavi non portarono alcun risultato. E qua nel 1959 interviene la famiglia Restall e il signor Robert Dunfield. Robert Restall, il socio di Cary Greaser e il figlio diciottenne, si spostarono sull'isola di Oahu nel 1959 per
contrattare l'acquisto di una proprietà. Nel 1965 cercarono di sigillare uno scolo d'acqua presso Smith's Cove e scavarono per altri 8 metri. Il 17 agosto Restal rimase sopraffatto dai fumi dell'idrogeno solforato. Suo figlio scese nel foro e perse conoscenza. Grazer e altri 2 lavoratori, Chill Hales e Henry Damon, tentarono quindi di salvare i 2 uomini. Restal, suo figlio Grazer e Hales morirono tutti quanti, purtroppo, a causa di questo idrogeno solforato. In quell'anno Robert Dulfield prese in affitto delle porzioni di terreno dell'isola. Dulfield scavò per una profondità di 40 metri usando una gru, motivo per cui fu necessario costruire una strada sopraelevata che ancora oggi esiste. Dalla parte ovest dell'isola sino a Crandall Points nell'entroterra per 200 metri scavò, però non trovò niente di rilevante se non qualche pezzo di ferro, qualche manufatto di poco conto. Ed ecco che arriviamo al 1967 quando arriva la Triton Alliance. Nel gennaio 1967 Daniel Chill Blankenship e David Tobias, Robert Dunfield e Fred Nolan, quindi c'è anche il Robert Dunfield che aveva fatto degli scavi noleggiando del terreno, e Fred Nolan, formarono un'associazione per l'esplorazione dell'isola di Hoak. 2 anni dopo Blankenship e Tobias costruirono la Triton Alliance, dopo aver acquistato gran parte dell'isola. Molti altri ex proprietari, come May Chappell, divennero azionisti della Triton, quindi tutti quelli che avevano cercato fino adesso, che avevano un pezzo di isola, fecero comunella e insieme decisero di unire le forze per cercare questo tesoro. Allora, iniziarono i lavori con la Triton e scavarono un pozzo di 71 metri di profondità, quindi più profondo di sempre, noto come pozzo 10X, col supporto di un team ingegneristico. Secondo Blankenship e Tobias, le telecamere inviate lungo il pozzo registrarono la presenza di alcuni oggetti, come ad esempio delle casse, degli attrezzi e addirittura dei resti umani. Ad ogni modo, le immagini non erano particolarmente chiare e il foro purtroppo collassò su se stesso e gli scavi dovettero essere nuovamente interrotti. Il foro che era stato scavato fu riscavato per 55 metri, ma gli scavi si fermarono per mancanza di fondi e lo scioglimento della società. Ecco che anche questa Alliance non riuscì a raggiungere lo scopo. Adesso diciamo che gli scavi a quel punto furono terminati. Nell'aprile e quindi qualche cercatore d'oro singolo provò ad andare a cercare qualcosa, ma non fece niente di che. Nell'aprile del 2006 è stato annunciato che i fratelli Rick e Martin Lagina del Michigan avevano acquistato il 50% dell'isola di Oahu. Il resto della compagnia, quindi il Tours David Tobias, rimase di proprietà della Blankenship Center Road Developments, insieme ad Alan Costreza e a Brian Ubach, membri del gruppo del Michigan, acquistarono il lotto 25 da David Tobias per la somma di $230.000. Un anno prima che Tobias vendesse il resto dei propri possedimenti, il gruppo Michigan, lavorando con la Blankenship, disse di voler riprendere l'operazione sull'isola di Oahu, nella speranza di ritrovare il tesoro perduto e risolvere il mistero dell'isola una volta per sempre. Nel luglio del 2010 la Blankenship e gli altri soci della Oahu Island Tours annunciarono ufficialmente sul loro sito internet di aver ricevuto il permesso dal Dipartimento di Natura, dal Dipartimento del Turismo e dal Dipartimento della Cultura della Nuova Scozia per riprendere l'attività di scavo.
Dopo dicembre 2010 i dipartimenti rimpiazzarono questo accordo con l'Oak Highland Treasure Act, la legge che divenne effettiva dal 1 gennaio 2011. Permetteva ai cercatori dei tesori di proseguire le ricerche sotto licenza del Ministero delle Risorse Naturali, quindi bisognava ottenere una licenza di esplorazione e quindi si poteva ricercare il tesoro. Le esplorazioni di Fratelli Langina sono state documentate in un reality show televisivo trasmesso dal canale History Channel dal 2014 e anche dal canale Alfa 59 in Italia nel 2018. Devo dire che questo reality, che ha discreto successo, ne troverete anche qualche video su YouTube, è arrivato alla settima stagione. Quindi se anche i proprietari attuali dei vari terreni di Oak Highland non hanno trovato tesoro, hanno in sé trovato un tesoro, in quanto tra sponsorizzazioni, documentari, video, eccetera, sicuramente hanno raggranellato una bella cifra, decine di volte e molto di più del valore del terreno che hanno dei soldi che hanno speso per acquistare il terreno. Allora, i personaggi famosi che hanno, diciamo così, che hanno partecipato in qualche maniera a questa caccia al tesoro furono parecchi. Abbiamo detto Franklin Delano Roosevelt, che addirittura fece parte della società che iniziò degli scavi, l'attore John Wayne, che partecipò con degli investimenti, Harold Flynn anche partecipò con degli investimenti, il contrammiraglio Richard E. Byrd Jr. partecipò addirittura di persona e parteciparono anche gli Stati Uniti, o meglio un'agenzia degli Stati Uniti, la United States Antarctic Service, che con Byrd appunto alla guida partecipò a un'escavazione, a una ricerca. Ma perché tutti cercano questo tesoro? Perché tutti sono convinti che lì ci sia un tesoro? Perché il capitano Kidd avrebbe dovuto nascondere il suo tesoro su questa isola? Questa cosa nasce dal fatto che il capitano Kidd era in affari, trattava affari con certo Henry Avery. E si sa per certo che l'isola di Oak fosse un deposito in comune dei due per contrabbandare varia mercanzia. Quindi era già un posto conosciuto e un posto utilizzato. Un altro pirata poi venne coinvolto sul luogo, appunto, che è Edward Teach, altrimenti conosciuto come il pirata Barbanera, che anche lui si disse di aver, che la leggenda dice che anche Barbanera nascose, diciamo così, un tesoro addirittura eccezionale chiamato il tesoro di Satana. Poi ovviamente sull'isola e sui vari tesori che potrebbero esserci ci sono leggende e storie di tutti i tipi. Un galeone affondato durante la guerra di secessione americana che portava dell'oro, pare circa 1 milione di sterline di oro, come dire, il ricavato degli inglesi dall'invasione di Cuba, insomma una serie di leggende, di narrazioni che dicono che lì è stato sepolto un tesoro. Ma quali sono, abbiamo detto, i pezzi, le cose che fanno continuare queste persone, scusate il gioco di parole, continuare alla ricerca di un tesoro che fino adesso non è stato trovato? Perché in realtà qualcosa è stato trovato. Allora, tra gli oggetti ritrovati, alcuni dobloni spagnoli, è stato ritrovato un medaglione che potrebbe risalire all'epoca dell'Inca. Questo medaglione è ricoperto di alcune pietre, poi preziose ovviamente. È stato ritrovato qualche ciondolo di collana d'oro. Sapete un po'
quelli che vengono utilizzati anche oggi, che vanno di moda, questi charm a cui passa il filo e noi mettiamo tutti questi oggettoni e creiamo o il braccialetto o la collana. Ecco, è stato trovato questo. Sono state trovate alcune spade antiche, sono state trovati un'infinità di oggetti e alcuni di questi erano oggetti appunto preziosi. Adesso vi farò un piccolo elenco di immagini, di cose, di alcune delle cose che sono state trovate. Quindi Oak Island è sicuramente un'isola che ha interessato moltissime persone e il suo tesoro è ancora al momento introvato, ma i proprietari del terreno di oggi, come diciamo, hanno trovato il loro tesoro. Con questo reality che ormai è arrivato, ha superato la 7ª stagione, hanno trovato un tesoro ovviamente in reality, in pubblicità, in sponsorizzazioni. Per saperne di più rivolgetevi direttamente all'ufficio turistico del tesoro di Oak Island, così viene definito. In realtà non è permesso andare così semplicemente sull'isola, fatto salvo quando i proprietari decidono che si possa andare a visitarla pagando un piccolo biglietto, un piccolo prezzo. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video e forse anche nel prossimo mistero da svelare. Ciao a tutti da Ermanno.